faccio una proposta. Smetti di suonare. Dai, metti giù l'arco, siediti. Non fare niente e migliora. So che sembra assurdo, so che va contro tutto quello che ti hanno mai detto sul violino. Pratica, 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 pratica. Non sprecare tempo. Ogni minuto senza strumento in mano è un minuto perso. Ma quello che ti sto per raccontare non è motivazione da palestra. Non è pensiero positivo, è il risultato di una serie di esperimenti condotti dal National Institutes of Health, il principale ente di ricerca biomedica degli Stati Uniti, e pubblicati su una delle riviste scientifiche più prestigiose al mondo. E dice esattamente questo: i tuoi miglioramenti più significativi nelle abilità motorie non avvengono mentre pratichi, avvengono mentre ti fermi. Nei prossimi 20 minuti ti spiego perché questo è vero. Cosa succede esattamente nel cervello durante queste pause? Come strutturiamo le nostre sessioni di studio per sfruttare questo meccanismo al massimo? Per decenni la ricerca sull'apprendimento motorio si è concentrata su quello che succede durante la pratica attiva. Quante ripetizioni, quanto tempo, quale struttura, quale feedback. L'assunzione implicita era semplice: il miglioramento avviene mentre si pratica. Fine. Le pause sono necessarie per il recupero fisico, per riposare i muscoli, per evitare l'affaticamento, ma dal punto di vista dell'apprendimento neurologico, le pause erano considerate neutro, tempo vuoto, e questa assunzione era sbagliata. Nel 2019 un gruppo di ricercatori del National Institute of Health ha pubblicato uno studio che ha cambiato il modo in cui pensiamo all'apprendimento motorio. I partecipanti dovevano imparare una sequenza di movimenti digitali, una serie di pressioni di tasti in un ordine preciso, simile a imparare una breve frase musicale su uno strumento. Il compito era eseguire questa sequenza il più velocemente e accuratamente possibile. Il protocollo prevedeva sessioni alternate: 10 secondi di pratica intensa, poi 10 secondi di completo riposo, poi di nuovo 10 secondi di pratica, poi 10 secondi di riposo, avanti e indietro per tutta la sessione. Semplice, ma quello che i ricercatori stavano misurando non era solo la performance. Stavano registrando in tempo reale l'attività cerebrale dei partecipanti, con una tecnologia che misura i campi magnetici prodotti dall'attività elettrica del cervello. E quello che hanno trovato è stato un po' inaspettato. I miglioramenti nelle prestazioni, sia in velocità che in accuratezza, non avvenivano durante i 10 secondi di pratica attiva, avvenivano durante i 10 secondi di riposo. Quando i ricercatori hanno analizzato i dati con precisione, hanno scoperto che circa il 90% dei guadagni di performance misurabili da un ciclo all'altro si concentrava nei periodi di pausa e non in quelli di pratica. Il cervello non stava migliorando mentre lavorava, stava migliorando mentre si fermava. Ora la domanda è: ma cosa fa il cervello esattamente durante quei 10 secondi di pausa? Sta davvero riposando? No, non sta riposando affatto. Le scansioni cerebrali hanno rivelato qualcosa di straordinario. Durante i periodi di pausa si registrava una diminuzione dell'attività nelle bande beta, un tipo specifico di onde cerebrali associate al controllo motorio volontario e conscio. E nello stesso momento le aree sensomotorie, quelle che gestiscono il movimento, e l'ippocampo è la struttura cerebrale cruciale per la formazione della memoria, mostravano un pattern di attività molto specifico. Stavano riproducendo le stesse sequenze di attivazione neuronale che si erano attivate durante la pratica, le stesse identiche reti, lo stesso ordine, lo stesso ritmo, solo molto più velocemente. E i ricercatori hanno pure misurato che questo replay neurale avviene a una velocità fino a 20 volte superiore rispetto all'esercizio reale. In 10 secondi di pausa il cervello riesce a ripassare internamente la sequenza appena appresa decine di volte, molto di più di quanto riuscirebbe a fare con la stessa pratica fisica nello stesso tempo. Questo processo ha un nome preciso, si chiama Micro Offline Consolidation. Sono offline appunto perché avvengono quando sei offline rispetto allo strumento, quando non stai suonando. Pensa a questo: quante volte hai suonato un passaggio per 20 minuti di fila senza mai fermarti davvero? Quante volte avevi l'ansia e trattavi le pause come sprechi di tempo? Pensa che in quei momenti stavi letteralmente impedendo al tuo cervello di fare il suo lavoro più importante. Ora, chi ha visto il secondo video di questa serie ricorderà qualcosa di importante sulla mielina, la guaina isolante che avvolge le fibre nervose e che è il meccanismo biologico alla base dell'apprendimento motorio. Ecco, avevamo detto che la mielinizzazione è un processo bifasico. Prima si apre il circuito, poi, in una fase successiva, si costruisce la nuova guaina mielinica. Il replay neurale che avviene durante le pause è molto probabilmente una parte cruciale di questo processo di costruzione.
Quando il nostro cervello riproduce internamente la sequenza motoria a velocità accelerata durante questi micro riposi, sta consolidando il tracciato neurale e sta segnalando agli oligodendrociti, che sono le cellule produttrici di mielina, quali circuiti rafforzare. Quindi le pause non sono il tempo in cui si smette di imparare, sono il tempo in cui l'apprendimento si incide in modo permanente. A questo punto magari ti starai chiedendo: queste pause quanto devono durare? E ogni quanto bisogna farle? Allora, lo studio originale di Bostrup usava pause di 10 secondi alternate a periodi di pratica di 10 secondi, un ritmo molto serrato, pensato per misurare l'effetto in condizioni di laboratorio controllate. Nella pratica reale, suonare il violino ovviamente è più complesso di premere tasti in sequenza. Il neuroscienziato Andrew Huberman dell'Università di Stanford ha proposto un adattamento. La raccomandazione è questa: ogni 2-3 minuti di pratica ad alta intensità inserisci una piccola pausa di 10-15 secondi di completo riposo. Attenzione, non è una pausa per riposare le braccia, non è una pausa per guardare lo spartito, non è una pausa per pensare agli errori appena commessi. È una pausa neurologica, quindi stai fermo. Non pensare alla musica, non analizzare nulla, non pianificare niente. Lascia solo che il sistema nervoso faccia il suo replay accelerato senza interferenze. 10-15 secondi, poi riprendi. Sembra quasi nulla, ma come abbiamo visto, neurologicamente il non è niente è il momento in cui il cervello consolida quello che ha appena fatto. Quindi i MOG, i Micro Offline Gains che abbiamo descritto finora, operano su una scala temporale di secondi, che sono le pause brevi all'interno di una sessione, ma esiste una versione dello stesso meccanismo che opera su una scala temporale molto più lunga. Le ore, i giorni e soprattutto la notte. Ricerche successive allo studio di Bostrup hanno confermato che il replay neurale non avviene solo durante i microriposi, anzi continua in forma più lenta ma più profonda, per ore dopo la fine della sessione di studio, e raggiunge il suo picco di intensità durante il sonno. Questo significa che il concetto di offline consolidation non riguarda solo i 10 secondi di pausa tra una ripetizione e l'altra, riguarda l'intero arco temporale tra una sessione di studio e quella successiva. Quindi il violinista che studia, poi si riposa, poi dorme e poi torna al violino il giorno dopo, sta offrendo al cervello l'intera finestra temporale necessaria per completare tutto il processo di consolidamento. Il violinista che studia 6 ore di fila senza pause non sta dando al cervello nessuna di queste finestre, sta solo sovrapponendo informazioni su informazioni prima che le precedenti siano state consolidate. Tieni a mente questo principio. Ogni pausa, che sia di 10 secondi, di 10 minuti o di una notte intera, è un'opportunità di consolidamento, non è tempo sprecato. Tu potresti essere anche uno di quelli che ha pochissimo tempo a disposizione. E so cosa stai pensando, ma se devo fare pause ogni 3 minuti su 20 minuti totali, ne perdo 6 o 7. Già ho poco tempo, non posso permettermi di perderne altro. Capisco il ragionamento, ma è basato su un'assunzione sbagliata, che le pause siano tempo sottratto all'apprendimento. Abbiamo visto che non è così, quindi le pause sono parte dell'apprendimento, sono il momento in cui l'apprendimento si consolida. Quindi la domanda non è: ho abbastanza tempo per permettermi le pause, la domanda è: ma senza le pause, quanto del tempo che sto investendo si trasforma davvero in apprendimento duraturo? 20 minuti senza pause non valgono 20 minuti reali di apprendimento. Una parte significativa di quello che elabori non si consolida, va persa prima ancora che la sessione finisca. Se invece distribuisci quei 20 minuti con pause brevi integrate, il consolidamento aumenta in modo sostanziale. Non stai sottraendo tempo allo studio, stai rendendo più efficace il tempo che hai già. L'esercizio di questo video è il più semplice di tutta la serie. Non richiede nessuna preparazione, nessun materiale, nessuna competenza particolare. Richiede solo di fare una cosa che di solito non fai: fermarti. Nella prossima sessione di studio integreremo l'esercizio precedente, quindi imposta un timer da 3 minuti sul telefono. Quando suona, metti giù l'arco, tieni il violino, posalo come preferisci, puoi anche chiudere gli occhi se ti è comodo, e per i successivi 15 secondi non fare assolutamente niente. Non guardare lo spartito, non pensare a quello che hai appena suonato, non pianificare la prossima ripetizione e soprattutto non controllare il telefono. Stai fermo. Respira. Lascia che il cervello faccia il suo lavoro. Dopo 15 secondi riparti. Ripeti questo ciclo: 3 minuti di pratica, 15 secondi di pausa, per tutta la durata della sessione di studio. Cosa noterai? Le prime volte quei 15 secondi sembreranno un'eternità. La mente vorrà fare qualcosa, analizzare, correggere, pianificare, andare a far merenda, tutto. Lascia andare questi impulsi.
Con la pratica diventeranno sempre più facili da ignorare e con il tempo potresti notare qualcosa di davvero interessante. Quando riprendi a suonare dopo la pausa, il passaggio su cui stavi lavorando a volte sembra leggermente più chiaro, più accessibile. Non sempre, ma abbastanza da farti capire che qualcosina è successo in quei 15 secondi. Quello è il replay neurale al lavoro. Ti voglio lasciare con una riflessione. Perché siamo cresciuti in una cultura che equipara il valore al fare. Più fai, più produci, più vali. Nelle ore, nella fatica, nel sacrificio. Per l'apprendimento motorio, per fortuna, questa cultura è spesso controproducente. Il cervello non impara per accumulo continuo, impara per cicli alternati di attività e riposo. Ha bisogno di silenzio per processare il suono, ha bisogno di fermarsi per andare avanti. Permetterti di fermarti non è pigrizia, non è debolezza, è biologia. Nel prossimo video approfondiremo il momento di riposo più importante di tutti, quello che dura tutta la notte. Vedremo cosa fa esattamente il cervello mentre dormi, perché il sonno è parte integrante del tuo allenamento e vedremo come proteggerlo per ottenere il massimo da ogni sessione di studio. A presto!